Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione, ascendente Scorpione, Luna o Venere in Scorpione. Questo è il tuo mese, io ti faccio un grande applauso. Andiamo a vedere quindi come la tua anima si paleserà nella realtà 3D, cioè nella realtà fenomenica, per farti espandere la tua consapevolezza e andare incontro al tuo capolavoro di vita. Andiamo a vedere rispetto a questo assetto planetario che abbiamo il Sole nel tuo segno e poi il 1° novembre con questa luna nuova in Scorpione. È come se ti chiedesse il cielo, che poi è il destino, che poi è il karma, che poi è la tua anima, è una pluralità di cose, no? Ti chiedessero di investire con questa luna nuova del 1° novembre sulla tua vera essenza. Allora io ti suggerisco questo 1° novembre, molti di voi già lo stanno facendo, ci sono le meditazioni guidate sul mio canale, quello della tua natura selvaggia, vedete tanto sono 3 per adesso, poi non so se ne faccio altre da che sto registrando questo video, quello sulla tua natura selvaggia, chi sei veramente, e fatti ispirare. Allora poi puoi pronunciare, io prendo ferma risoluzione di manifestare integralmente la mia vera natura. Io prendo ferma risoluzione di manifestare integralmente la mia natura. Io prendo ferma risoluzione di manifestare integralmente la mia natura. E quindi seguendo il passaggio della luna, seguendo la luna con i rituali, accendi magari una candela mentre pronunci questa tua presa di risoluzione. Con questi rituali noi ci acclimatiamo al sentire di Madre Terra, della natura, e quindi anche la tua natura seguirà quel corso della tua presa di risoluzione. E già nel 15 novembre, con la luna piena in Toro, vedrai sedimentare la manifestazione di questo tuo essere. Abbiamo poi Mercurio in Sagittario, Venere in Sagittario, Marte in Cancro, Marte in Cancro fino al 4, poi passa in Leone, Venere in Sagittario fino all'11 novembre, poi passa in Capricorno. Sto facendo presente solo i pianeti veloci, perché lo studio sui pianeti grossi l'ho messo nel video di ottobre 2024, quelli che sono retrogradi, i pianeti più lenti, diciamo, ok. Allora, vediamo con questo assetto planetario qual è la tua cartina tornasole. Qual è il postulato imprescindibile su cui mettere l'attenzione in questo mese, ok? Allora, andiamo a vedere, per adempiere al meglio, al tuo scopo, al capolavoro della tua vita, qual è il postulato imprescindibile entro il quale graviterà la tua evoluzione in questo mese. Vediamo. Invito tutte le ragazze nuove a studiare i contenuti delle mie playlist, soprattutto l'arte sciamanica, perché là vi spiego come si fa tutto quello che si fa. Le nostre veterane della scuola iniziatica di Tarot Antique già lo fanno da tempo, avendo risultati straordinari, ma tanto lo sapete. Vi metto tutte le testimonianze, soprattutto per le ragazze nuove lo dico. Allora, perché la spiritualità è un empirismo radicale. Allora, andiamo a vedere qual è il postulato attorno al quale graviterà la tua evoluzione in questo mese con il cielo a supporto. Allora, qual è l'archetipo attorno al quale si fonda la tua evoluzione in questo mese? Allora, vediamo. Esorcista, quindi c'è proprio la purificazione, la pacificazione degli spiriti perturbati, libera te stesso e gli altri dagli impulsi distruttivi. Allora, ragazze mie e ragazzi miei trascendentalisti, fate la pratica del video che vi ho messo, il culto degli antenati. Fatela dal 3 novembre al 15 novembre entro le 9 di sera. Quindi potete fare la pratica del culto degli antenati. Dovrebbe uscire qua sopra. Se non esce qui sopra ve lo metto sotto. È nel podcast che si chiama Magia Pratica 8. Il culto degli antenati. Allora potete farlo, per stare proprio tranquilli, dal 3 novembre al 15 dicembre entro le 9. Va bene?
quando volete, un giorno di questi quando volete. Potete farlo anche più volte, va bene? Mi riferisco soprattutto alla pratica del dare il cibo che vi ho messo in quel video, dare il cibo agli antenati, quella che vi ho messo in quel video. Mentre l'altra pratica dell'altare la potete fare in qualsiasi momento, ma in questi giorni io vi suggerisco di dare il carico da 90, va bene, sulla pacificazione degli spiriti perturbati dei tuoi antenati, perché hai una grandissima opportunità di liberare te, liberi tutti. La pratica del culto degli antenati vi serve perché gli impulsi distruttivi che tu puoi avere subito in questa vita, o puoi averli avuti da altri, o i tuoi stessi impulsi distruttivi che hanno creato realtà di penuria, generando situazioni deficitarie in più ambiti della tua vita, sono la maggior parte, almeno il 90%, dovute a spiriti perturbati dei tuoi avi, dei tuoi antenati, dei tuoi genitori, dei tuoi nonni, che sono dall'altra parte del velo. E quindi un evento non pacificato si ripete per generazioni, per generazioni, per generazioni, finché tu non prendi ferma risoluzione di fermare questi eventi del karma. Allora fatti un bel regalo nel giorno del tuo compleanno o nel mese del tuo compleanno, fatti un bel regalo. Ferma i venti del karma e richiedi, esigi l'abbondanza che ti spetta per diritto di nascita. Quindi tutto questo mese per te sarà l'insegna di liberarti da te stessa o te stesso e gli altri. Gli altri significa i tuoi antenati, liberi tutti, ma non solo i tuoi antenati, anche liberare gli altri dai tuoi stessi impulsi distruttivi, anche subconsci. Perché questo è il tuo capodanno, va bene? Il capodanno della tua anima. Una nuova vita c'è per te. Ricordati che ti stavo dicendo prima che la spiritualità è un empirismo radicale, cioè pratica, va bene? E noi abbiamo perso il rito in questi secoli, perché il sistema ce l'ha tolto. Togliendo il rito togli la fede alle persone, e se gli togli la fede alle persone, i rituali, si sentono vittime, non si sentono in contatto con la divinità e sono prevedibili, misurabili e governabili. Quindi riappropriandoti del potere del rituale, tu liberi te, liberi tutti. Perché nel lato in ombra è paura ad affrontare i tuoi demoni. I tuoi demoni sono relativi a tutto ciò che ha a che fare con il karma. Quindi dacci dentro. Pacificazione degli antenati con quei due riti che vi ho detto. Nel video Magia Pratica 8, sempre nello stesso video, vi metto anche la pratica di dedicare i meriti ai tuoi avi e ai tuoi antenati. Io ti suggerisco veramente in questo mese di fare quelle pratiche, perché con questa carta dell'esorcista mi sta dicendo esattamente cosa devi fare. E quindi abbiamo chiesto qual è il postulato imprescindibile attorno al quale ruota la tua evoluzione in questo mese? L'esorcismo. Liberi te, liberi tutti. Wow, wow, wow. E poi ti dico, abbiamo questo Marte in Leone, che passa in Leone il 5, che ti darà il coraggio, l'azione, riaccende in te la voglia di agire, quindi troverai proprio il coraggio grazie a Marte in Leone. Questo vale per tutti i segni zodiacali. Quindi per Marte in Leone, grazie a questo Marte in Leone, troverai proprio il coraggio di determinare questo che ti ho detto. Io valgo. E smetterai di farti mettere i piedi in testa dal tuo ego, prima di tutto, dalla mente razionale, dagli altri o dalle situazioni che si ripetono, si ripetono, si ripetono. Va bene? Quindi, ragazze mie, ragazzi, per favore fatevi questo rituale, perché liberi tu, liberi tutti. Ok? Vediamo cosa ti dicono gli oracoli in merito, poi ci mettiamo i tarocchi. Allora, per andare incontro a questo adempimento ancora di più, cosa dicono gli oracoli? Quindi, Scorpione, novembre 2024. Scorpione 2024. Sì, assetto del territorio, saggezza ancestrale. Allora, riceverai un potere spirituale
che non hai mai ricevuto prima. Perché ti dico questo? Perché era incriccato per la mancanza di pacificazione degli spiriti. Saggezza ancestrale riceverai, farai cose che i tuoi antenati non hanno fatto grazie al recupero di questo potere, che molti tuoi antenati, i tuoi avi hanno cercato di fare, ma sono arrivati in un punto in cui non ce l'hanno fatta. Perché? Perché non avevano gli strumenti giusti. Adesso tu ce l'hai, ti dice questa carta qua. Saggezza ancestrale. Ok. Cos'altro? Sì. I giochi della corona, corretto utilizzo del potere. Utilizza bene il tuo potere in questo mese perché ne hai tantissimo. Utilizza bene questo potere. Corretto utilizzo del potere perché allora mi sta arrivando una cosa molto forte. Alcuni dei tuoi antenati, ma l'hanno fatto tutti i nostri antenati, però con questa accoppiata di oracoli mi sta marcando questo messaggio e te lo passo. O tu o i tuoi antenati, i tuoi avi, mamma, papà, nonni, nonne, ok, hanno utilizzato male il loro potere, determinando degli eventi nefasti. Questi eventi nefasti si stanno ripercuotendo nella tua vita attuale. Allora tu, liberi tutti. Tu hai la straordinaria capacità e potere in questo momento di liberare tutti utilizzando il tuo potere in questo modo. Ok. Un'altra. E poi, wow. Una casa in ordine, chiarezza e organizzazione e ci sarà un nuovo inizio, si metterà tutto in ordine, tutto ritorna in un ordine perfetto. Mamma che bomba, ragazze mie, ragazzi, dai, miei trascendentalisti, bellissimo. Vediamo i tarocchi che ci raccontano, va. Vediamo i tarocchi che ci raccontano adesso. Allora, vediamo, per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione, i grandi esorcisti dello zodiaco in questo mese. Voi non avete idea, ragazze mie, di che cosa provocate quando fate quel culto degli antenati, eh? Molte di voi me l'hanno scritto con le mail tantissime di quello che sta succedendo grazie al rituale degli antenati, a tutti e tre i rituali. Ma lo sapevo, ragazze mie, d'altronde io vi passo tutto quello che mi funziona, che so e che ha reso la mia vita un posto meraviglioso da vivere. Quindi vediamo, allora vediamo novembre 2024, Scorpione, 10 di denari, 7 di coppe, 7 di denari, 5 di denari. State aspettando qualcosa riguardante la casa o maggiore stabilità? Allora, io vi dico già una cosa, questo è il mese in cui potrebbero no... Allora, sappiamo che i tarocchi ci servono per vedere qual è la possibile sfida karmica per andare incontro al Dharma, no? Cioè la missione dell'anima, il tuo potere personale da vittima a mago. Bene. Allora, questo è il mese in cui potrebbero non arrivare le finanze giuste. 7 di denari che tu stai aspettando, 5 di denari, qualcosa che ha a che fare con l'economia, le finanze, il lavoro. O stai aspettando di essere riconosciuto, c'è qualcosa che succede che ti rende insoddisfatta nel profilo economico lavorativo, che non ti dà stabilità questa cosa. Allora, vuoi maggiore stabilità, stai pensando come fare, hai tanti fronti aperti, stabilità, casa, magari vuoi acquistare anche una casa, stai chiedendo anche per un prestito, qualcosa succede a livello di casa, di economia, di lavoro, che non ti piace, succede qualcosa di questa natura che non ti piace, 5 di denari. Bene, abbiamo appena finito di dire che una situazione simile, per esempio, si approccia con quello che ti ho detto, perché questa realtà di insoddisfazione, di penuria, un sentirti sola, abbandonata, 5 denari, tu me la svolti facendo la pratica degli antenati. Perché il 10 denari è la famiglia. Avi e antenati rappresentano la tua linea di sangue. Questa cosa che ti succede
È successa tante volte già, sia a te che all'interno della tua famiglia che nei tuoi avi è già successa. E allora cosa ti dico io? Esorcista, blocca tutti, ferma i venti del karma, perché c'è qualcosa che accade riferito alla famiglia, al lavoro, denaro, qualcosa che ti fa perdere un po' di stabilità, ok? Però ricordati, una casa in ordine, chiarezza e organizzazione. Alla fine l'ultimo oracolo è quello del nuovo inizio sulla casa, sull'organizzazione, casa, denaro. Mi spiego? Vediamo cos'altro ci raccontano. C'è qua quello che stai aspettando non arriva. Va bene? E quindi può succedere un patas arriva, si dice in spagnolo. Ok. Vediamo cos'altro accade quindi in questo mese. Asso di coppe, abbiamo un'opportunità d'amore, una l'amore, asso di spade, due assi abbiamo, un'opportunità d'amore importante, oppure oppure due opzioni in amore, oppure un nuovo amore o due opzioni in amore. Cos'altro? Ecco la patas arriva che ti ho detto prima, la torre, eccola la torre, infatti. Cavaliere di spade, ci sarà una discussione, qualcosa che succede per qualcosa che non ti arriva e che ti genererà una sensazione di tristezza o di penuria emozionale. Io credo che riguardi soprattutto la casa, il lavoro e la famiglia, che non riguarda l'amore, però adesso poi lo andiamo a vedere. Sì, perché qualcosa che stai aspettando, ok? Qualcosa che stai aspettando viene giù, la torre. Una discussione che accade rispetto a un 5 di denari che mi parla di carenza. Fammi vedere quel 5 di denari. La temperanza. Allora, però questa cosa si aggiusta con una bella comunicazione. Quello che succede si sistema con una bella comunicazione. Le acque ritornano in equilibrio, quindi ci sarà un pum pum, up and down. C'è qualcuno che ti parla rispetto a questa sensazione che hai che qualcosa viene giù. Vediamo di cosa mi parla la torre. Del paggio di bastoni. Può essere che una persona ti parli in modo un po' superficiale o un po' troppo superficiale o un po' infantile, succede qualcosa a livello relazionale, oltre a quello che ti ho detto sul piano lavorativo, qua mi stanno aggiungendo altre informazioni. Perché la torre? Due di spade, qualcuno ti parla con una certa immaturità, arriva una comunicazione di una certa immaturità, che tu non sai che cosa pensare, che scelta fare rispetto a questa comunicazione, cosa pensare di questa persona. Credo che sia in ambito questo amoroso. La papessa, vedi? Qualcosa succede che ti tiene un po' sulle tue. E mo che faccio? Che gli dico a questo? Vediamo un po' di cosa mi parla l'asso di coppe. 4 di coppe. C'è un'opportunità che tu all'inizio puoi scartare. L'asso di spade, l'8 di coppe e poi c'è una, aspetta adesso ti dico, asso di spade, 5 di spade. Allora c'è un'opportunità che inizialmente puoi scartare, oppure non lo so, qua ti vedo un po' insoddisfatta di una certa situazione emozionale, subito dopo arriva una chiamata, un chiarimento per voler fare un cambio emozionale che va a sistemare una certa questione di tensione che c'è tra te e qualcuno. C'è una voglia di recupero da parte di qualcuno nei tuoi confronti? Oppure c'è questo inizio di una nuova relazione, però poi succede qualcosa e c'è una volontà di recupero da parte di questa persona nei tuoi confronti. Può essere che questa persona agisce di impulso, agisce un po' immatura e tu non sai cosa pensare. Oltre, ripeto, a quello che ti ho detto sul profilo economia, casa, lavoro. Adesso ci andiamo a vedere con gli altri tarocchi sull'amore nello specifico. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione sull'amore. Come vanno a stare le mie ragazze? Energia tua in amore, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione? Re di denari, il Papa,
E l'asso di denari, ci picchia. Io qua vedo... cioè, sono carte importanti qua. Io qua vedo una persona molto seria che vuole un'opportunità di convivenza, di matrimonio insieme. Convivenza o matrimonio insieme. Re di denari, il papa, asso di denari. È la tua energia, quindi gravita nella tua energia, vuole da te questa cosa. Eh sì, vuole un'opportunità di matrimonio, di convivenza, asso di spade, ti parlerà proprio, caspiterina. E fammi vedere un po' l'energia di questa persona nei tuoi confronti. 4 di denari, paggio di bastoni e il 9 di coppe. Può essere che sia stata una persona un po' più immatura, un po' più egoista, un po' più sulle sue, un po' più con troppo amor proprio, diciamo, per dirla in questi termini. Che ha pensato molto alle sue soddisfazioni personali, che non si apriva tanto. Oppure ti dico anche un'altra cosa, questa che sto leggendo è la tua energia, e questa è l'energia della persona che arriva o che stai pensando. Io l'attribuisco questa alla tua energia, è un'energia molto potente questa, eh? Vedi, qua c'è la torre. Mi parlano chiaramente che c'è una persona che, se già la conosci, ha pensato molto a se stessa, ha avuto comportamenti infantili o comportamenti che hanno riscosso in te disagio, va bene? Non si apriva o non dava più di quello che era un interesse superficiale o un interesse un po' più sensuale, sessuale, insomma, un po' che pensava molto a se stessa, tant'è che qua c'è la torre. E la torre avevamo pure qua. E il paggio di bastoni avevamo anche qua. Quindi queste stanno le cose, però nella tua energia vedo una persona che ha completamente uno spessore da volerti prendere molto seriamente. Quindi mi può parlare o di un amore nuovo che entra nella tua vita rispetto a una persona del passato che ha pensato, o del recente passato che ha pensato molto a se stessa, oppure questa stessa persona che cambia attitudine nei tuoi confronti. Vediamo un po', energia finale, cosa succede in amore per le mie ragazze e i miei ragazzi dello Scorpione? La morte, eccoti qua. La morte, sì, tu arriva un cambio. 6 di spade. 7 di bastoni. Chiaramente tu metti dei limiti a qualcuno e questa persona reagisce a te chiedendoti, qua c'è matrimonio, convivenza, rapporto serio. Oppure metti limiti col 7 di bastoni chiaramente a qualcuno, tu Scorpione te ne vai, 6 di bastoni, metti limiti a questa persona più immatura perché c'è nella tua energia un'altra persona con tanto di barbabietole, insomma. Chiaro proprio, chiarissimo, chiarissimo. Vediamo un po' cosa c'è dopo il 7 di bastoni. 6 di denari. Può essere una persona che vuole intendersi con te da che ha avuto questo comportamento, o una persona completamente nuova. 6 di denari, vedi 7 di spade, una persona che ha mentito, si è comportata male, bla bla bla. Vediamo energia positiva per te in amore. Ci sono anche le campane. Non so se le senti. Campane, matrimonio, convivenza, insomma. Vediamo energia positiva per te. Energia positiva re di coppe. C'è una persona veramente di spessore qua per te, assolutamente. C'è una persona di spessore qua. È una persona che si apre emozionalmente a te, è una persona che connette con le proprie emozioni. Questo puoi essere anche tu, specialmente se sei uomo, questo può essere anche tu e ti dicono tutto è a tuo favore. Stai proprio sereno. Ok? Vediamo un attimo. Energia negativa. 5 di coppe, c'è molto dolore qua. 5 di coppe. Allora, su 5 di coppe mi parla di sensazioni angustianti, di dolore, di abbandono, sensi di colpa. Quindi o può essere difficile per te accettare una persona nuovamente, quindi metti le barriere, però questo insiste facendoti la propostona, oppure qualcosa di più, di una persona nuova. Di una persona nuova. Se è una persona nuova, io ti dico una cosa, questa è una persona che ti dà tanto, insomma, lo vedete pure voi le carte? Eh sì. Vediamo un po' che mi dicono queste altre.
Energia in amore per te, Scorpione? Amore geloso. C'è una persona che ti vuole proprio, è anche gelosa di te, geloso di te. Ma non so se è l'altro, o questo nuovo, oppure è sempre la stessa. Qua abbiamo i segni di Scorpione come te. Cancro, pesci, Toro, Vergine, Capricorno, Toro marcato forte. Poi abbiamo il Sagittario, poi abbiamo, vediamo qua sotto che c'era, Ariete e Leone pure. Sì, ok. Vediamo un po', un'altra, amore geloso e poi amore incompreso, un'altra. Sì, amore passionale. Allora, perché è la stessa persona, dal 6 passiamo al 7. Allora, con in mezzo il 21, che è la carta del mondo, il compimento. Ci sono incomprensioni tra te e qualcuno, per della gelosia, che aveva qualcuno per un possesso, per qualcosa, insomma, tu sai. Amore passionale, qua mi dicono effettivamente che c'è una forte passione che ti lega, se è la stessa persona. Altrimenti c'è una persona nuova, che tu da una gelosia, incomprensione te ne vai, e qua, o che sia gelosia o che sia altra incomprensione. E poi c'è qua una grossa cosa per te in questo mese, ragazzi, eh? Eh sì, vediamo un po' che cosa ti dirà questo re di coppe al tuo positivo. Lo faccio con i miei oracoli lui lei, e per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui lei li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Nei tuoi occhi rivedo i miei stessi occhi, nel tuo sguardo il sapore di casa. Cioè, guardate quante volte casa, 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 casa. Cioè, questa è una persona che si sente a casa con te. A casa. Casa vuol dire ritornare all'uno anche, no? È una bellissima confessione. Cos'altro? Ti sto manifestando. È come se fosse uscito il mago. Vuole manifestare l'opportunità di qua che ti ho detto. Cos'altro? Ho mentito a tutti. Io voglio solo te. Ci picchia. Avevamo il 7 di spade prima da qualche parte, no? Vabbè, l'avevamo mentre battevamo. Qua c'è una persona che ha mentito a tutti, che magari ha detto che non ti voleva, non voleva te o non voleva concretizzare, vuole solo te. Ma io te l'ho detto che qua è una cosa grossa. Oppure è una persona nuova, assolutamente, dove sei tu che tergiversi un po', ma poi infatti ti vedo che tergiversi un po' perché prendi in mano la situazione, metti un po' di limiti, un po' di barriera, ma poi c'è l'intendimento. Quindi, ragazze mie e ragazzi, questa è un vero esorcismo, una vera bomba. Mi raccomando, ragazze mie e ragazzi, pacificate questi eventi. Perché vedete proprio che, ma già le carte me lo dicono, che le cose si sciolgono. Tutte le incomprensioni in amore, situazioni economiche, lavorative, tutto ciò che noi ripetiamo, ripetiamo, ripetiamo con errori, quelli sono dovuti agli spiriti perturbati dei nostri antenati, che sono anche i nostri spiriti guida, gli antenati, no? Sono dei gli antenati. Se tu chiedi a uno sciamano che cos'è, chi è Dio, ti dice i suoi antenati. Quindi quando parliamo di divinità bisogna sempre intendere il tutto nella parte e la parte nel tutto. Noi siamo una pluralità di spiriti, di forze che ci governano, quindi qua è necessario fare questa pacificazione per te in questo mese affinché con questa temperanza qui tutto fluisca. Mi spiego? Wow, che bombona! Quindi ragazze mie e ragazzi, io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!